Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio proporvi questo bellissimo sottopiatto, molto elegante e raffinato, ma nello stesso tempo molto semplice e veloce da realizzare. Per realizzare questo sottopiatto ho usato questo cotone ecologico dalla tonalità mattone e l'ho preso da Borgonovo Filati e un uncinetto del 4,5. Inizio il lavoro facendo il nodino iniziale e 4 catenelle che poi andrò a chiudere a cerchio. Chiudo le 4 catenelle con un punto bassissimo. Salgo con 2 catenelle anziché 3 perché mi resta un lavoro un po' più pulito. Con 3 poi 3 catenelle sono più lunghe rispetto al punto alto e tendono sempre a fare la gobbetta. 2 stanno meglio, almeno per come la vedo io, poi voi siete liberi di usare qualsiasi modo per iniziare. Fatte queste 2 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, vado a riempire l'anellino che ho formato con altri 11 punti alti per un totale di 12. Fatto il 12° punto alto, vado a chiudere il giro con un punto bassissimo e questo è il nostro primo giro. Fatto il mio 12° punto alto, vado a chiudere il giro con un punto bassissimo. Salgo con 2 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, dopodiché andrò a fare un aumento per ogni punto che ho a disposizione, cioè per ogni punto alto del giro sottostante andrò a lavorare 2 punti. Quindi qui ho già fatto 2 catenelle, sono il nostro primo punto alto, vado ad aggiungere un altro punto alto, vado nel punto successivo e lavoro 2 punti alti e lavoro tutto il giro così. Alla chiusura del giro dovremmo avere 24 punti alti, cioè il doppio, l'esatto doppio del giro precedente. Fatto il mio secondo giro, cioè i 24 punti alti, vado a chiudere con un punto bassissimo e questo sarà ancora un giro con degli aumenti, ma verranno fatti in questo modo. Quindi salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nello stesso punto di base e faccio un punto alto ed ho ottenuto un punto V. Filo sull'uncinetto, salto un punto di base, vado in quello successivo, entro, faccio un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, di nuovo entro nello stesso punto di base facendo un altro punto alto ed ho ottenuto il mio secondo punto V. Filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e vado a fare lo stesso lavoro, punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto. Di nuovo salto un punto di base, vado in quello successivo e lavoro il punto alto, le 2 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto del giro precedente. Filo sull'uncinetto, salto un punto, entro in quello successivo e faccio la stessa operazione. Andrò a lavorare tutto il giro in questa maniera. Finito il giro ho ottenuto 12 punti V, vado a chiudere con un punto bassissimo e con un punto bassissimo vado nell'archetto. Nell'archetto andrò a lavorare 2 punti alti separati da 2 catenelle con altri 2 punti alti, quindi ho fatto le mie 2 catenelle che saranno il primo punto alto e faccio il secondo punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nello stesso archetto e lavoro altri 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto questi punti che ho sotto, entro nell'archetto successivo e faccio la stessa operazione, cioè 2 punti alti, 2 catenelle
e altri 2 punti alti. Entro nell'archetto successivo e di nuovo ripeto l'operazione di prima, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, e andrò così a lavorare tutti gli archetti che ho a disposizione del giro sottostante. Finito anche il quarto giro, vado a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché cammino con un punto bassissimo e vado nel punto successivo. Salgo con 2 catenelle, che saranno il primo punto alto, dopodiché entro nell'archetto e faccio il lavoro che ho fatto prima, cioè 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso archetto. Dopodiché vado a lavorare un punto alto nel primo punto che ho a disposizione dei 2 del giro sottostante. Praticamente per ogni petalo che abbiamo, chiamiamolo così, petalo, andremo a lavorare 6 punti, 3 punti separati da 2 catenelle più altri 3 punti, di cui 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti li lavoreremo sempre nell'archetto, mentre gli altri punti, che per questo giro sono solo 1 e 1, li lavoreremo nei punti esterni. Quindi, fatto questo primo petalo, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto precedente all'archetto. Qui abbiamo l'archetto, qui entro e faccio un punto alto. Entro nell'archetto e lavoro 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti, e vado a lavorare il terzo nel primo punto alto del giro sottostante, quello che ho subito a disposizione. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto precedente all'archetto e faccio un punto alto. Ho lavorato nell'archetto 2 punti alti, 2 catenelle e vado a lavorare i restanti 2 punti alti. Filo sull'uncinetto e lavoro il primo punto spostando un pochino perché tende a nascondersi, e lavoro con un punto alto il primo punto alto che ho subito sotto, e ho fatto anche questo petalo. Filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito prima dell'archetto e lavoro un punto alto nell'archetto. Ne vado a lavorare 2 più 2 catenelle ed altri 2, e nel punto alto che ho subito sotto lavoro il terzo punto alto e lavoro tutto il giro in questa maniera. Una volta finito il mio quinto giro, vado a chiudere e chiudo con un punto bassissimo. Ora i petali, anziché avere 3 punti per parte separati da 2 catenelle, dovranno diventare 4. Quindi siamo arrivati qui, abbiamo chiuso il giro, camminiamo con un punto bassissimo, ricordando che comunque 2 punti e 2 catenelle di separazione più altri 2 punti resteranno una costante dentro l'archetto, quindi fuori dall'archetto ne dovrò fare 2 per parte. Salgo con 2 catenelle, saranno il mio primo punto alto, entro in quello successivo e lavoro un altro punto alto. Entro nell'archetto,
lavoro 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti, e anche da questa parte devo arrivare a 4, quindi entro, faccio un punto alto nel primo punto che ho a disposizione, un punto alto nel punto successivo, filo sull'uncinetto e mi sposto sull'altro petalo, quindi conto in maniera inversa, 1 2, entro nel secondo e faccio un punto alto, entro in quello successivo con un altro punto alto, vado a lavorare l'archetto, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, e vado a fare gli altri 2 punti alti nei punti alti del giro sottostante, quelli che ho subito a disposizione, e vado a lavorare tutto il giro in questa maniera. Ho chiuso anche il mio giro numero 6, ora andremo a fare il giro numero 7, sempre allo stesso modo, quindi dovremmo aumentare praticamente un punto per lato di petalo, quindi cammineremo con un punto bassissimo, entreremo nel secondo punto praticamente che abbiamo a disposizione del giro, e i punti, anziché essere 4, saranno 5, quindi salgo con 2 catenelle che sono il mio primo punto alto e lavoro 1 e 2 per un totale di 3 punti su 3 punti di base, lavoro l'archetto, 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti, e poi vado a lavorare il terzo, il quarto e il quinto nei 3 punti che abbiamo subito a disposizione. Filo sull'uncinetto e qui bisogna decidere se contare i 3 punti rimanenti da qui, 1 2 3, e entrare nel terzo, oppure semplicemente saltare il primo punto del petalo che abbiamo sotto e andare direttamente nel secondo, e il calcolo sarà sempre lo stesso, quindi avremo 3 punti alti rimanenti, dopodiché avremo il nostro archetto che andremo a lavorare con 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti, e gli altri 3 punti mancanti andremo a lavorarli punto su punto nei primi 3 punti che abbiamo a disposizione nel giro che abbiamo fatto in precedenza. E ho finito anche il secondo petalo e vado a lavorare tutto il giro in questa maniera. Ho finito anche il giro numero 7. Ora passeremo al giro numero 8, dove i punti, anziché essere 5 per lato, diventeranno 6, quindi cammino nel punto alto che ho subito dopo con un punto bassissimo, salgo con 2 catenelle e vado a lavorare 4, in un totale di 4 punti alti, quindi uno l'abbiamo già fatto con le catenelle e vado a lavorare i restanti 3. Entro nell'archetto e lavoro i soliti 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti, e vado a finire la sequenza con i 4 restanti punti alti, quindi entro nel primo che ho subito sotto, faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un altro punto alto, entro in quello dopo e lavoro il punto numero 3, entro in quello dopo e lavoro il quarto ed ultimo punto, e abbiamo finito la sequenza del primo petalo. Dopodiché riprendo il filo sull'uncinetto e qui o salto il primo punto, entro nel secondo, o se vogliamo essere sicure contiamo 1 2 3 4 punti partendo dall'archetto
ed entriamo con un punto alto, in quello dopo con un altro punto alto, in quello dopo ancora con un punto alto e in quell'altro con un altro punto alto, per un totale di 4, e nell'archetto vado a lavorare i soliti 2 catenelle e altri 2 punti alti e vado a lavorare i rimanenti 4 punti alti sui 4 punti che ho subito a disposizione. Quindi entro nel primo, lavoro un punto alto, entro nel secondo, lavoro un altro punto alto, entro nel terzo, un punto alto ancora, entro nel quarto, un altro punto alto, ed ecco il secondo petalo. Vado a lavorare tutto il giro così e ho finito anche il giro numero 8. Ora ripartiamo facendo la stessa operazione, quindi camminiamo con un punto bassissimo nel punto alto successivo e i punti da 6 per lato diventano 7, quindi salgo con 2 catenelle che sono già il nostro primo punto alto e vado a lavorare gli altri 4 punti che mancano e diventano 5. Poi mi trovo l'archetto, lavoro 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti e i restanti 5 nei 5 punti che ho subito sotto. Filo sull'uncinetto, quindi qui o salto un punto di base, il primo punto del petalo, oppure, se vogliamo essere più sicure, contiamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nel quinto, partendo dall'archetto. E vado a fare lo stesso lavoro, quindi i 5 punti fuori dall'archetto, entro nell'archetto e faccio 2 punti, 2 catenelle e altri 2 punti e vado a completare con i restanti 5 punti alti che vado a fare uno su ogni punto che ho a disposizione del giro sottostante. E vado a continuare il giro in questa maniera e ho finito il nono giro. Io ne andrò a fare ancora un altro perché utilizzando questo filato, questo uncinetto, col nono giro con 9 giri sono a 30 centimetri. Io voglio arrivare a 32 per averlo un pochino più comodo, quindi farò un altro giro, poi andremo a chiudere il lavoro. Quindi riparto facendo la stessa cosa, cammino con un punto bassissimo e i punti da 7 diventeranno 8, quindi ne faremo 6 fuori dall'archetto e 2 nell'archetto. Salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto, vado a fare gli altri 5 punti mancanti. Quindi vado nell'archetto e lavoro i restanti 2, aggiungo 2 catenelle di separazione, rientro nell'archetto e vado a lavorare i primi 2 punti dell'altro lato del petalo. Quindi fatto i 2 punti, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i restanti 6 punto su punto nei punti che ho a disposizione nel giro sotto. E vado a completare il giro lavorando in questa maniera. Se vedete che resta un po' ondulato, non preoccupatevi perché dopo andrà stirato
e si appiattirà tutto in maniera perfetta. Ci vediamo alla fine del giro. Ho finito anche il giro numero 10. Ora andrò a chiudere il lavoro con la chiusura invisibile perché ho usato un filato grosso e quindi ho paura che si veda troppo la chiusura. Quindi cosa faccio? Qui ho finito il mio punto alto, anziché fare il nodino di sicurezza o chiudere con un punto bassissimo, vado a tagliare un pezzo di filo e lo sfilo. Prendo un ago, in questo caso devo prendere un ago da fettuccia perché è davvero grosso il filato, e vado a prendere il punto intero del primo punto alto, non le 2 catenelle, il primo punto alto che ho eseguito. Entro, prendo le 2 costine del punto intero praticamente, lo accosto all'altro bordo, entro e prendo le 2 costine del rovescio, tiro, accosto, lo tengo e vado a fare un nodino di sicurezza. Lo tengo sempre col filo, così non si vede proprio più niente, e vado a ripassare poi dopo il filo nei punti. Ecco fatto. Taglio il filo in eccesso, taglio anche il filo centrale della codina che ho lavorato insieme ai punti alti, e questo è il nostro lavoro finito. Il lavoro con i 10 giri di lavorazione, il cotone che ho usato, l'uncinetto del 4,5, in totale di circa 34 centimetri. L'ho fatto così grande in modo che mi sbordi dal piatto e si vedano le punte che escono. E con questo spero di avervi dato un'idea in più, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina che vi manderà le notifiche ogni volta che pubblico qualche video. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti!